Buongiorno amici, bentornati. Continuiamo a parlare della storia della Moscovia, della Russia moscovita. Di cosa parliamo oggi? Questa lezione di oggi è dedicata alla riforma della Chiesa russa nel Seicento ed al rascollo, ovvero allo scisma di coloro dei credenti che non accettarono questa riforma, dei credenti tradizionalisti che appunto causarono uno scisma. Raskol significa scisma. Qual era la situazione della Russia? Qual era la situazione della Chiesa russa, della Chiesa moscovita? I visitatori stranieri descrivevano la Moscovia come un'entità strana e bizzarra, un mondo singolare, sontuoso, pittoresco e comunque molto lontano dall'Occidente, estraneo all'Occidente. Spesso i resoconti di questi viaggiatori esprimevano seri dubbi sull'effettivo cristianesimo dei moscoviti. Perché? In che senso? Bisogna tener conto che la Moscovia viveva in uno stato di isolamento, persino rispetto al Rus di Kiev. Si era affermata una cultura particolare basata sulla religione e il ritualismo, conditi da forte ipocrisia e da sospetto nei confronti di qualunque influenza esterna. Una cultura e una religiosità provinciali che avevano grande presa sul popolo, ma comunque in maniera superficiale. Soltanto con Pietro il Grande la Moscovia si avvicinerà alla modernità e all'Europa. La religione aveva grande importanza in Moscovia. La Chiesa russa era contraddistinta da ritualismo e conservatorismo, ma anche da esigenze sempre più forti di riforma. L'espansione e il rafforzamento dello Stato moscovita andarono di pari passo con l'evoluzione della Chiesa. Intorno alla metà del Cinquecento, diversi concili cercarono di migliorare l'organizzazione ecclesiastica e di combattere gli abusi. Inoltre molti russi vennero canonizzati, vennero fatti santi. Ci si sforzò di combattere le eresie, che comunque ebbero scarsa diffusione a livello popolare. La Chiesa russa aumentò il suo carisma nello stesso periodo in cui molte altre chiese ortodosse, compreso il Patriarcato di Costantinopoli, cadevano sotto il dominio degli ottomani. Questo aumentò la fiducia e l'orgoglio dei moscoviti. Nella seconda metà del Cinquecento si diffondono le espressioni Santa Russia, Santa Terra Russa. Abbiamo ampiamente parlato delle vicende della Chiesa russa nelle nostre videolezioni. Ricordate che nel 1589 Mosca aveva ottenuto un proprio patriarca? Alcuni titolari del seggio come Ermogene, Filarete e Nikon svolsero ruoli molto importanti nella storia russa. Naturalmente un'ulteriore espansione della Chiesa russa avvenne quando l'Ucraina orientale fu annessa a Mosca nel 1654. Abbiamo parlato di questo nella scorsa videolezione. In Ucraina c'era l'antica sede metropolitana di Kiev e molte altre diocesi ortodosse. In Ucraina c'era una grande tradizione di studi e di letteratura religiosa. Abbiamo studiato che la Chiesa russa e soprattutto i monasteri avevano enormi ricchezze e non soltanto dal punto di vista dei possedimenti terrieri. Ci interessa particolarmente il Raskol, il grande scisma avvenuto nel Seicento. Ne abbiamo già accennato in una precedente videolezione. L'isolamento della Chiesa russa aveva fatto sì che numerosi errori di traduzione dal greco e altri tipi di inesattezze si fossero manifestati nei testi e nei rituali moscoviti. Già lo zar Michele aveva creato una commissione incaricata di affrontare il problema e di apportare le necessarie correzioni. La Chiesa russa veniva criticata regolarmente da dignitari ortodossi stranieri, in particolare ucraini, che venuti in visita a Mosca si accorgevano di questi errori. Gli ortodossi di Kiev infatti erano molto più colti e validi di quelli della Moscovia. La riforma auspicata dallo zar Michele non si realizzò a causa dell'ignoranza e dell'opposizione dei capi della Chiesa. La svolta si ebbe quando Nikon divenne patriarca nel 1652. Abbiamo parlato nella scorsa videolezione dell'aspetto, per così dire,
politico di Nikon e abbiamo detto che a un certo punto fu privato di tutti i suoi titoli, tuttavia la sua riforma religiosa fu approvata dalla Chiesa ortodossa russa. Ecco, Nikon agì rapidamente, in maniera drastica e sbrigativa, compatibilmente con il suo carattere. Durante gli anni di regno dello zar Alessio, la Chiesa fu profondamente riformata dal punto di vista teologico e morale. Si fece tutto il possibile per migliorare la competenza del clero e fu sottolineato il valore spirituale delle funzioni ecclesiastiche. Quando però Nikon affrontò il problema della correzione dei testi, gli stessi personaggi che stavano lavorando con lui alla riforma, come Stepan Bonifatiev oppure Ivan Neronov o il famoso arciprete Avvakum, gli si rivoltarono contro e nel 1653 lo accusarono di eresia. Molti dignitari russi non volevano accettare le correzioni perché ammettere che per secoli la Chiesa russa aveva utilizzato testi errati implicava dal loro punto di vista che la Chiesa fosse caduta nell'eresia. Inoltre giocava un forte ruolo l'orgoglio nazionalistico. Molti oppositori delle correzioni giudicavano blasfemo e umiliante che esse fossero proposte e imposte da ecclesiastici stranieri provenienti da Kiev o da Costantinopoli o da sedi della Grecia. Per far accettare la sua riforma, Nikon si appellò alle istituzioni. Nel concilio del 1654 la Chiesa russa approvò le modifiche dei testi. Inoltre, in risposta alle richieste stesse di Nikon, il patriarca di Costantinopoli convocò un proprio concilio che sostenne le riforme di Nikon. Un monaco portò a Mosca 500 testi religiosi dal Monte Athos e dall'Oriente. Molti altri testi arrivarono per iniziativa dei patriarchi di Antiochia e di Alessandria. Fu costituito un comitato di dotti monaci chieviani e greci incaricati di stabilire le revisioni. Kiev era il centro della cultura ortodossa e il ruolo decisivo giocato dai suoi uomini nella riforma rappresentò un grande contributo dato alla storia russa dall'Ucraina. Gli ucraini erano stati fortificati dalle polemiche con la ricca letteratura dei cattolici e degli uniati. Gli ucraini trasmisero questo patrimonio alla Moscovia, favorendo la cultura e l'istruzione, e infatti fu stimolata l'apertura di collegi e la compilazione di libri di testo, di sermoni e di opere apologetiche. In un ulteriore concilio la Chiesa russa nel 1656 convalidò le decisioni di Nikon. Quest'ultimo, dopo aver emendato i testi, estese la riforma anche ai rituali. Tra le altre cose fu introdotto il segno della croce alla maniera greca con 3 dita anziché 2. Gli oppositori si rifiutarono di piegarsi all'innovazione, preferirono rimanere fedeli alla tradizione senza modificare niente di ciò che avevano fatto i loro antenati. La rivolta contro Nikon fu causata anche dal modo dispotico in cui Nikon e i riformatori cercavano di imporsi. Gli oppositori speravano di approfittare della rottura di Nikon con lo zar del 1658 e dell'incapacità di chi sostituì Nikon alla testa della Chiesa, ma anche il grande concilio del 1666-67 che, come sappiamo, depose Nikon a causa della sua brama di potere politico, dopo aver ascoltato i dissenzienti, approvò tutte le riforme e i cambiamenti. Quindi agli oppositori non restò altra scelta che sottomettersi oppure ribellarsi apertamente. Nonostante la riforma non avesse toccato questioni dogmatiche o dottrinali, molti sacerdoti e laici si rifiutarono di prestare giuramento alla Chiesa riformata, che pure godeva dell'appoggio dello Stato. Le divergenze non riguardavano i dogmi, ma la liturgia. Si realizzò così uno scisma, in russo raskol. Gli scismatici vennero chiamati vecchi credenti
Essi rifiutarono il nuovo segno della croce, la corretta pronuncia del nome di Gesù, la triplice anziché duplice ripetizione dell'Alleluia, la riduzione da 16 a 4 genuflessioni della preghiera di Quaresima, l'eliminazione della croce latina a 4 punte dall'ostia nella comunione, la distruzione delle icone dipinte con lo stile latino e altri emendamenti di questo tipo, perché capite, di queste cose si trattava, non di questioni di dottrina. Ben presto i vecchi credenti iniziarono ad essere perseguitati. Lo stesso Avvacum, che ci ha lasciato una significativa autobiografia, Avvacum fu messo sul rogo nel 1682. Il monastero di Solovieski, che aderì al Raskol, fu assediato nel 1668 e conquistato nel 1676. Molti scismatici fuggirono nel deserto o nelle regioni di frontiera, oppure, pensate, preferirono dare fuoco alle loro chiese, morendo tra le fiamme. Tra i vecchi credenti si diffusero idee apocalittiche che la riforma della Chiesa avrebbe provocato la fine del mondo, che Nikon fosse l'anticristo. Tra il 1672 e il 1691 oltre 20.000 vecchi credenti furono bruciati vivi in 37 roghi collettivi. Tuttavia gli scismatici sopravvissero. Nel Settecento si riorganizzarono sotto la guida di capi molto abili, in particolare i fratelli Andrei e Simeon Denisov. Fino al 1917 gli aderivano milioni di russi. Durante il regime comunista i vecchi credenti vennero perseguitati, tuttavia esistono tuttora. I vecchi credenti non hanno mai avuto una teologia e un'ideologia degne di questo nome e subirono anche delle scissioni al loro interno. Ad esempio si divisero tra quelli provvisti di pope e quelli privi di pope. I vecchi credenti si rifiutavano di cambiare il benché minimo particolare nel rituale. Ben presto restarono senza sacerdoti, infatti i sacerdoti dovevano essere elevati dai vescovi e nessun vescovo aderì ai vecchi credenti. Molte sette russe successive derivarono dai senza pope. Il Raskol fu l'unico grande scisma nella storia della Chiesa ortodossa russa. Da alcuni è stato paragonato allo scisma protestante, ma naturalmente rappresenta per certi aspetti il contrario del protestantesimo. Infatti i protestanti si ribellarono alle autorità della Chiesa cattolica perché volevano dei cambiamenti. In Russia invece i credenti che si ribellarono lo fecero perché non volevano accettare alcun cambiamento, neppure minime modifiche alle usanze religiose tradizionali. Molti storici hanno messo in evidenza la composizione sociale dei vecchi credenti e le presunte motivazioni economiche alla base dello scisma. Infatti i dissenzienti erano per lo più agricoltori benestanti e mercanti, sicché la ribellione religiosa potrebbe essere vista come una ribellione contro il dominio della piccola nobiltà e il sistema oppressivo della Moscovia, anche contro la sempre più accentuata centralizzazione della Chiesa. Infatti sotto Nikon si stabilì che i sacerdoti sarebbero stati nominati dai vertici ecclesiastici, mentre in precedenza spesso erano eletti, soprattutto nelle diocesi settentrionali. Quindi il Raskol andrebbe interpretato anche come una protesta contro la perdita di autonomia in seno alle parrocchie. Infatti i vecchi credenti mantennero forme di democrazia al loro interno e si segnalarono per le tendenze imprenditoriali e affaristiche. I loro notevoli successi commerciali li fanno somigliare ai calvinisti dell'Occidente. Secondo altri interpreti, il dissenso scismatico avrebbe anche una radice nazionalistica. Come abbiamo già accennato, molti ortodossi rifiutarono il fatto che la direzione della riforma fosse affidata al dotto clero ucraino e ad altri elementi non russi. In pratica gli scismatici non accettarono gli elementi di internazionalizzazione della riforma, giudicarono che essa fosse dovuta al desiderio di rendere i rituali della Chiesa russa compatibili con quelli degli ucraini e dei bielorussi, i cui territori la Moscovia stava iniziando ad inglobare, ma anche con quelli di Costantinopoli e dei Balcani, in vista di una futura espansione in queste due direzioni.
Molti storici hanno messo in rilievo che la riforma sarebbe stata incoraggiata anche dall'apertura della Russia, sia pur timida, all'Occidente e dall'influenza di una logica razionalistica ed efficientistica di tipo occidentale. La Russia stava entrando in contatto sempre più stretto con l'Europa occidentale. Vi era nel governo un piccolo gruppo di uomini colti e influenti che si resero conto che l'Occidente in molti settori era superiore e che erano convinti che i frutti della cultura occidentale potessero essere assimilati in modo proficuo, senza che la religione ortodossa ne fosse danneggiata. L'incompatibilità tra la vecchia fede tradizionale russa e il libero pensiero occidentale risultò evidente. Dunque il governo incoraggiò le influenze europee, la grande massa del popolo però le respinse e non volle rinunciare alla tradizione religiosa, condividendo spesso l'atteggiamento dei vecchi credenti. Secondo questa ottica, dunque, la riforma fu l'espressione di un timido ma chiaro processo di occidentalizzazione da parte della classe dirigente. La vecchia Russia, chiusa, conservatrice e del tutto permeata dall'influenza della Chiesa, crollò di fronte al confronto culturale con l'Occidente. Da questo momento in poi la vita della Russia moderna, sarà caratterizzata dal rapporto con l'Occidente, fatto di scambi e di tensioni continue. Non si può non notare che i vecchi credenti fossero quasi tutti russi, cioè russi moscoviti, e non per esempio ucraini. Questi moscoviti credevano fermamente nella perfezione della tradizione religiosa russa e nella superiorità di questa tradizione. Dal canto loro Nikon e i riformatori si rifiutarono di accettare la persistenza dei vecchi rituali o qualsivoglia variazione, per quanto insignificante, rispetto a ciò che era stato deciso dalla riforma, nonostante i consigli in tal senso del patriarca di Costantinopoli. Quindi l'accusa di eccessivo ritualismo può essere rivolta anche nei confronti dei riformatori. D'altra parte, come abbiamo già notato, il formalismo, il ritualismo e le cerimonie rappresentavano la vera essenza della Chiesa russa, tutte cose che fungevano da strumenti di unificazione per i credenti e punti importanti di riferimento per la loro prassi quotidiana. Lo zar trascorreva a volte 5 ore in chiesa e anche di più. I servizi religiosi erano complessi e molto prolungati, i contenuti della religiosità erano meno importanti rispetto all'esteriorità della fede, e ciò fu confermato sia dallo scisma dei vecchi credenti, sia dalla reazione intransigente contro di loro. Alcuni studiosi hanno sostenuto che gran parte dei membri attivi, vitali e devoti della Chiesa aderirono al Raskol, mentre nella Chiesa riformata rimasero solo i paurosi e gli indifferenti. Dunque l'esito della riforma si sarebbe rivelato dannoso per l'ortodossia russa. Questa idea è stata messa in discussione da chi ha cercato di dimostrare che con i vecchi credenti si siano schierati anche molti fanatici e ignoranti. Ad ogni modo è molto dubbio che la riforma abbia rafforzato il potere della Chiesa. La perdita dei vecchi credenti probabilmente fu uno dei motivi che permisero a Pietro il Grande, lo vedremo in seguito, di assumere nei confronti della Chiesa russa atteggiamenti sprezzanti e arroganti. La riforma fu dovuta anche al fatto che la Chiesa russa si era trovata per la prima volta nella sua storia a fronteggiare la concorrenza di altre confessioni cristiane, il protestantesimo, diffuso soprattutto nelle regioni centrali della Moscovia anche per via della presenza di molti stranieri, e il cattolicesimo, presente ovviamente nei territori ucraini della frontiera sud-occidentale sotto la forma della Chiesa uniate o greco-cattolica. La subordinazione di Kiev al patriarca di Costantinopoli aveva avuto come conseguenza il rafforzamento dell'influenza della Chiesa greca. D'altra parte i rapporti con la Chiesa greca, che erano sempre stati tesi, migliorarono notevolmente nel momento in cui, nel 1589, il patriarca di Costantinopoli aveva istituito il patriarcato di Mosca,
E quindi molti si posero il problema di come fosse possibile conciliare la Chiesa russa con la Chiesa greca. Infatti, da quando nel 1448 la Chiesa russa era diventata autocefala, aveva sviluppato una propria teologia e una propria liturgia differenti da quelle di Costantinopoli. In generale la Chiesa russa si trovò a difendere i propri dogmi, i propri riti, i propri testi contro chiese che avevano basi teologiche più salde. Molti eruditi moscoviti si resero conto che il confronto con altre chiese risultava impietoso per la Chiesa di Mosca, quindi si formò un gruppo di riformatori che possiamo chiamare grecofili. Essi ritenevano importante tornare alla tradizione greca che, essendo più antica, veniva considerata più corretta. Uniformarsi alla traduzione greca poteva offrire anche il vantaggio, come abbiamo già accennato, di rendere maggiormente compatibile la Chiesa russa con altre tradizioni ortodosse, facendola diventare più ecumenica. Lo Stato appoggiò la riforma per un motivo simile, cioè per mantenere la posizione egemonica di Mosca all'interno del mondo ortodosso. Con la riforma e la rinuncia alla tradizione, la vecchia Russia crollò e il Raskol, lungi dal salvarla, ne segnò la fine. E vi ringrazio tutti. Arrivederci.